Ciao cari ascoltatori, oggi parliamo di salute in italiano. Vediamo come parlare di salute in modo sicuro e chiaro. Ti darò molti esempi e impareremo le frasi e le parole più importanti. Così tutti imparano passo dopo passo. Sembra fantastico. Penso che molti principianti hanno paura di parlare di malattie. È normale. La salute è personale, ma la lingua aiuta ad essere aperti. Perché hai scelto questo tema per oggi? La salute riguarda tutti. Che sia visita, sport o alimentazione, ne parliamo quasi ogni giorno. Con le parole giuste ti senti più sicuro. Inoltre penso che l'italiano offra espressioni chiare e facili da imparare. Giusto? Ricordo la mia prima visita dal medico in italiano. Ero molto nervosa. Oh, racconta di più, per favore. Anche i nostri ascoltatori conoscono di certo la situazione. Il medico fece molte domande. Capivo solo la metà. Per fortuna mostrò un disegno e potevo annuire. Dopo ho imparato parole importanti come mal di testa e pressione del sangue. Da allora pratico. Ottimo esempio. Proprio queste situazioni vogliamo rendere più facili oggi. Quali argomenti tratti per primi? Il nostro piano ha 4 parti. Prima il dialogo dal medico, poi alimentazione, dopo sport. Infine temi difficili come malattia e morte. Passo dopo passo, va bene? Sembra chiaro. Sono pronta. Perfetto. Prima di iniziare spiego 3 principi utili. Oh, interessante. Per favore diceli. Primo principio, parla lentamente e respira con calma. Secondo principio, ripeti le parole importanti, così restano. Terzo principio, fai domande di chiarimento, per esempio, dolore o pressione. Così eviti malintesi. E con la salute non vogliamo malintesi. Queste regole valgono in ogni situazione sanitaria. Grazie, è tutto molto chiaro. Prego, hai altre domande prima di entrare nel dettaglio? Solo una. Come posso dire in modo cortese che non capisco? Di semplicemente: scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore? Oppure più corto: ancora una volta, per favore. Ottimo, lo ricorderò. Forse ora i nostri ascoltatori vogliono provare. Ripetete la frase ad alta voce. Sì, partecipate, amici. Parlare ad alta voce aiuta molto. Fantastico. Questa era l'introduzione. Tra poco iniziamo con la parte 1, il dialogo dal medico. Sono curiosa. Prima di cominciare voglio chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori. Quali argomenti di salute vi fanno sentire insicuri? Scriveteci i vostri pensieri. Li useremo in episodi futuri. Bella idea. Credo che le domande aiutino anche altri studenti. Assolutamente. La comunità rende l'apprendimento più facile. Luca, puoi dare un esempio breve di una domanda semplice sulla salute? Certo, per esempio, dove fa male? Oppure, da quando hai la tosse? Sono domande di base. Vedo che spesso la struttura è parola interrogativa più verbo più soggetto. Questo aiuta. Esatto, ottima osservazione. Torneremo su questi schemi più tardi. Mentre bevete un po' d'acqua, ripeto i 3 principi. Parlare piano, ripetere parole importanti, fare domande, così tutto si fissa. Benissimo, Giulia. Il tuo stile di studio è esemplare. Forse alcuni mettono già in pausa il podcast per ripetere. È perfetto. Sei pronta per il dialogo dal medico, Giulia? Assolutamente. Lucirca. Penso che molti studenti ora sono curiosi. Bene. Immagina di entrare nello studio. Cosa dici per prima? Forse dico, buongiorno, ho un appuntamento dal dottor Rossi. Perfetto. È chiaro e cortese. Puoi anche dire: ho un appuntamento alle 10.
E se non ho un appuntamento? Allora dici: ho bisogno urgente di un medico, oppure ho dolori forti. Potete visitarmi oggi? Dovresti avere sempre con te la tua tessera sanitaria. Che cos'è la tessera sanitaria? Una tessera sanitaria è una carta in Italia. Mostra che sei nel Servizio Sanitario Nazionale. Con la tessera vai dal medico, in ospedale o prendi farmaci. Ogni mese paghi tasse. Queste tasse si chiamano contributi. Se ti ammali non paghi tutto da solo. Lo Stato copre i costi o una parte. In Italia tutti devono avere la tessera sanitaria. Esistono anche assicurazioni private, ma la maggioranza usa il sistema pubblico. Ok, grazie per la spiegazione. Dopo la registrazione aspetto in sala d'attesa, poi l'assistente chiama il mio nome. Esatto. Se ti chiede di seguirla, puoi dire grazie e andare con lei. Ora sono nella sala visite. Cosa chiede il medico per prima? Spesso chiede che cosa la porta qui? Oppure dove fa male? Risponderei ho mal di testa da 2 giorni. Molto bene. Nota la parola da. Indica la durata. Quindi da 2 giorni o da ieri. E se non sono sicura da quanto tempo fa male? Puoi dire circa o credo da una settimana. Va bene. Quindi circa da 1 settimana oppure credo da qualche giorno? Esatto. Impari in fretta. Quali altre domande fa di solito il medico? Spesso chiede dei sintomi. Hai febbre? Prendi medicine? Hai allergie? Chiede anche della famiglia. Ci sono queste malattie in famiglia? Sono tante informazioni. Come posso ricordare le parole? Fai una lista. Scrivi il sintomo in italiano e nella tua lingua. Leggila ad alta voce e ripetila prima di andare dal medico. Buon consiglio. Hai esempi di sintomi comuni? Sì. Tosse, raffreddore, febbre, nausea, vertigini, diarrea, eruzione cutanea, mal di schiena, mal di testa. Ci sono anche fratture, vomito, brividi e altro. Ne conosco alcuni, ma eruzione e brividi erano nuovi per me. Eruzione significa macchie rosse sulla pelle. Può avere varie cause. Di solito è lieve, ma se resta o peggiora serve il medico. I brividi sono tremori e freddo anche con vestiti caldi. Spesso compaiono con la febbre. Ah, lo conosco. I brividi vanno spesso con la febbre, giusto? Sì, esatto. Grazie. Cosa dico se ho bisogno di una ricetta? Puoi dire: mi può fare una ricetta, per favore? O più corto: ho bisogno di una ricetta. E se voglio un certificato di malattia perché non posso lavorare? Chiedi: mi può mettere in malattia? Molti medici capiscono subito. Di solito lo propongono loro. A volte il medico vuole prelevare sangue. Come lo dice? Spesso dice: facciamo un prelievo di sangue. Oppure: devo prelevarti un po' di sangue. Ha senso. Vuole anche misurare la mia pressione? Sì. Dice: misuro la tua pressione. Tu rispondi: va bene. Non devi avere paura. Cosa succede dopo quando esco dalla stanza? Vai alla reception. Lì ricevi ricetta, impegnativa o un altro appuntamento. Poi saluti. Arrivederci. Molto chiaro. Cosa intendi per impegnativa? Un'impegnativa è quando il medico ti manda da uno specialista per esami più precisi. Con una frattura, per esempio, ti invia dall'ortopedico. Ah, ha senso. Hai un dialogo completo dall'inizio alla fine? Sì, il testo è davanti a te. Tu fai la paziente e io chi lavora nello studio. Via. Buongiorno, ho un appuntamento alle 9.
Buongiorno, signora Bianchi. Ha la tessera sanitaria con sé? Sì, ecco. Grazie. Ha anche l'impegnativa del suo medico di base? Sì, eccola. Benissimo. Si accomodi in sala d'attesa, per favore. Grazie. Signora Bianchi, venga pure nella stanza 1. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Che cosa la porta qui? Ho tosse forte e febbre da 3 giorni. Ha anche dolori al petto? Solo un leggero bruciore quando respiro. Ha altri disturbi, per esempio mal di testa o stanchezza? Sì, sono molto stanca e ho mal di testa? Bene, ora ascolto i suoi polmoni. Faccia un respiro profondo, per favore. Va bene. Ancora un respiro profondo, per favore. Così? Sì, grazie. Anche la sua pressione è un po' alta. Oh, non lo sapevo. Per ora non è grave. La terremo sotto controllo. È qualcosa di serio? No, sembra un'infezione. Cosa devo fare adesso? Le prescrivo uno sciroppo per la tosse. Beva molto e riposi. Ho bisogno di un certificato per il lavoro? Sì, la metto in malattia per 3 giorni. Il sistema sanitario copre i costi? Sì, il servizio sanitario copre visita e farmaci. Grazie mille. Prego. Se non migliora, torni pure. Lo farò. Grazie, dottore. Guarisca presto. Arrivederci. Arrivederci. Ottimo. È stato molto utile. Ho capito tutto. Perfetto. Cari ascoltatori, fermate pure e ripetete il dialogo. Sì, praticare ad alta voce fa la differenza. Ancora un consiglio. Usate i gesti. Indicate la testa quando dite mal di testa. Aiuta a ricordare. Buona idea. Così la parola si lega a un movimento. Vuoi ripetere brevemente le frasi più importanti? Volentieri. Ho un appuntamento. Dove fa male? Da quando? Ho bisogno di una ricetta. Arrivederci. Riassunto perfetto. Con questo finisce la parte sul medico. Mi sento già molto più sicura. Grazie, Lucirca. Con piacere. Nel prossimo segmento parliamo di alimentazione sana. Interessante. Prima di continuare vorrei chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori. Avete già parlato in italiano dal medico? Se sì, cosa è stato più difficile? Scriveteci i vostri esempi. Sono sicura che le vostre storie aiutano altri. E ricordate, gli errori sono normali. Ogni passo vi porta avanti. Ora parliamo di alimentazione. Oh sì, lo aspettavo perché mi piace molto cucinare. Ottimo. Una dieta sana è un grande tema in Italia. Cosa chiamano gli italiani esattamente alimentazione sana? Molti scelgono prodotti freschi, poco zucchero e abbastanza verdura. Una dieta sana fa bene al corpo e alla salute. Bisogna mangiare molta verdura perché ha vitamine. Le proteine sono importanti per muscoli e forza, per esempio da pesce, uova o legumi. Le fibre aiutano la digestione e si trovano nei prodotti integrali e nella verdura. I grassi buoni da noci, semi o olio d'oliva proteggono il cuore. Serve poco zucchero e pochi cibi pronti, spesso poco sani. Anche il mangiare consapevole è molto importante, ne parliamo tra poco. Suona logico. Quali vocaboli devo imparare per primi? Ecco 5 parole chiave. Frutta, verdura, integrale, latticini, carne. Integrale è pane con chicchi interi, giusto? Esatto. Per esempio pane integrale o anche pasta integrale. Amo il pane integrale con avocado. Ottima scelta. L'avocado dà grassi buoni. Come chiedo in negozio della frutta bio. Puoi dire avete mele bio? Oppure è di zona? Ah, di zona vuol dire vicino. Giusto.
Molti clienti chiedono proprio questo. Ci sono piatti italiani tipici che sono sani? Sì, come minestrone, zuppa di lenticchie o piatti con patate. Le patate hanno poche calorie per il loro volume. Così si è sazi con meno calorie che con la pasta. Le calorie sono un grande tema. Molti pensano: ci sono tante calorie, quindi è malsano. Lo pensavo anch'io. Spiegami meglio le calorie. Le calorie sono energia per il corpo. Servono per lavorare, muoversi e restare caldi. Tante calorie non sono sempre cattive. Dipende da dove vengono. Cibi con grassi buoni, come noci, avocado o olio d'oliva, hanno molte calorie ma restano sani. Saziano a lungo e danno buona energia. Troppe calorie da zucchero e cibi poco sani portano a sovrappeso. Lo zucchero alza l'insulina in fretta, poi hai di nuovo fame. Non fa bene a lungo. Quindi bisogna guardare alla qualità, non solo al numero. Ognuno ha un metabolismo basale di calorie al giorno. È l'energia che serve anche da fermi. Puoi calcolarlo a grandi linee e sapere quante calorie, grassi, proteine e carboidrati ti servono. Se sei attivo, per esempio sport o lavoro fisico, servono più calorie. Consiglio di calcolare il fabbisogno solo per capire, non per controllare ogni giorno. Potrebbe stressare e non è lo scopo. Mangiare sano deve restare piacevole e libero da obblighi. Capisco. Sembra tutto molto chiaro. Elenchiamo qualche piatto sano e gustoso. Volentieri. Ci sono molti piatti sani e buonissimi. Per esempio, verdure al forno con un filo d'olio e spezie. Porridge con avena, frutta e noci è una buona colazione. Pasta con pollo e verdure sazia ed è equilibrata. Un'insalata di avocado con pomodori e semi ha grassi sani. Riso con carne macinata e broccoli è semplice e nutriente. Anche uno sformato di patate con formaggio di capra può essere sano con ingredienti freschi. Cucina sana può essere varia e davvero gustosa. Oh sì, ieri ho fatto proprio verdure al forno. Ho messo anche patate sulla teglia. Era squisito. Quali erbe usi di solito? Uso rosmarino, timo e prezzemolo. Buono. E le bevande? L'acqua resta la migliore. Almeno 2 litri al giorno per tutti. Spesso dimentico di bere. Sì, la maggior parte dimentica l'acqua. Metti una bottiglia sul tavolo. Così ricordi. Buon consiglio. Come dico che voglio acqua senza gas. Di vorrei acqua naturale. E con le bollicine si chiama acqua frizzante. Sì, o semplicemente acqua minerale. Tutti capiscono entrambe. Che cos'è una colazione tipica italiana? Spesso pane o cornetto con marmellata, yogurt o muesli e caffè o tè. La marmellata non è molto dolce? Sì, quindi gustarla con moderazione. Basta un cucchiaino. Come dico che sono vegetariana? Di non mangio carne. Oppure sono vegetariana. E vegana? Allora, non mangio prodotti animali. Sono vegana. Buono a sapersi. Alcuni ristoranti hanno simboli per questo. Vero? Nei menù c'è spesso un simbolo. Una foglia vuol dire vegetariano, 2 foglie vegano. Come posso chiedere meno sale? Di poco sale per favore. Oppure potete farlo poco salato? Poco salato. Parola interessante. Sì, simile a magro o senza zucchero. Sento spesso fibre. Cosa significa? Le fibre sono parti dei cereali integrali, frutta e verdura. Fanno bene alla digestione. Come dico che qualcosa non mi fa bene? Di non lo digerisco. Oppure mi fa venire mal di pancia. Molto utile. Hai consigli per andare al ristorante? Sì,
Leggi il menù lentamente. Chiedi cosa consiglia e esprimi i tuoi desideri chiaramente. Lo proverò. Vuoi fare un mini gioco di ruolo? Volentieri, io sono la cameriera, tu il cliente. Perfetto. Partiamo. Buonasera, cosa desidera? Vorrei un'insalata mista senza cipolla, per favore. Vuole del pane? Sì, ma pane integrale, se possibile. Certamente. E da bere? Una grande acqua naturale, grazie. Subito. Grazie. Fine del gioco. È stato carino e breve. Cari ascoltatori, provate a casa, aiuta molto. Ora mi sento più sicura al ristorante. Ottimo. Per finire 3 frasi utili. Sono curiosa. Prima frase. Prendo il piatto del giorno. Seconda. Potrebbe prepararlo vegetariano? Terza. Il conto, per favore. Imparerò queste frasi a memoria. Benissimo. Così chiudiamo il tema alimentazione. Aspetto già la parte sullo sport. Esatto. Ora parliamo di sport e movimento. Fantastico, è il mio tema preferito. Molto bene. Il movimento mantiene sano corpo e mente. È vero, però molti non sanno come iniziare. Esatto. Per questo oggi spieghiamo parole e frasi utili. Quali sport sono popolari in Italia? Il calcio è al primo posto. Piacciono anche jogging, ciclismo, nuoto e pesi in palestra. Basket e pallavolo sono pure molto popolari. Mi piace fare jogging al parco. Perfetto. Allora conosci sicuramente la parola percorso di corsa. Sì, il mio percorso è lungo 5 chilometri. Benissimo. Ricorda anche riscaldamento e stretching. Entrambi riducono il rischio di infortuni. Cosa significa esattamente riscaldamento? Movimenti leggeri prima dell'allenamento, per esempio corsa lenta o cerchi con le braccia. Così il corpo si scalda e il rischio di infortuni cala. E faccio stretching dopo il jogging. Esatto. Di allora. Allungo i miei muscoli. Molti principianti hanno dolori muscolari. Come lo spiego? I dolori muscolari sono dolori dopo uno sforzo insolito. Puoi dire: ho forti dolori muscolari alle gambe. C'è un trucco contro questo? Defaticamento leggero e molta acqua aiutano. Ho anche sentito che il magnesio aiuta, ma non ne sono sicuro. Come mi motiverò a fare sport con regolarità? Fissa piccoli obiettivi. Per esempio, oggi corro 10 minuti. Sembra fattibile. Di quale attrezzatura ho bisogno? Le scarpe buone sono la cosa più importante. In negozio di cerco scarpe da corsa con buona ammortizzazione. Ammortizzazione vuol dire imbottitura, giusto? Esatto. Protegge le articolazioni. Alcuni preferiscono allenarsi a casa. Allora usa il peso del corpo, per esempio flessioni, squat, plank. Plank significa appoggio sugli avambracci, giusto? Esatto. La frase è: tengo il plank per 60 secondi. Hai un esempio di allenamento breve a casa? Sì. 3 giri, 10 squat, 10 flessioni, 20 secondi di plank. Ci vogliono solo pochi minuti. Esatto. Importante è farlo spesso. Come dico che mi alleno 2 volte a settimana Di: mi alleno 2 volte a settimana regolarmente. e se non ho proprio tempo? Allora integra il movimento nella vita quotidiana. Sali le scale, cammina, alzati più spesso. In Italia sento spesso la parola passi. Sì, molti contano i passi. Un obiettivo sono 10.000 passi al giorno. Come chiedo a un amico il suo piano di allenamento. Quante volte ti alleni? Oppure, che sport fai adesso? Ottime domande per una chiacchierata.
Esatto, lo sport unisce le persone. Ho ancora una domanda sulla palestra. Dimmi pure. Come mi registro alla reception? Di. Vorrei prenotare un allenamento di prova oppure mi interessa un abbonamento. E come chiedo dei corsi? Ci sono corsi di yoga? Oppure quando c'è Zumba? E per il nuoto? Amo l'acqua. In piscina di un biglietto per favore oppure c'è una corsia per nuoto veloce? Come si chiamano gli attrezzi? Quelle tavolette? Si chiamano tavolette da nuoto. Chiedi semplicemente: posso prendere una tavoletta? Ottimo. Hai consigli per la sicurezza? Bevi a sufficienza, ascolta il tuo corpo e fai pause. Sembra logico. Meglio aumentare piano. Esatto. Di a te stesso: oggi un po', domani un po' di più. Così rimane la motivazione. E non dimenticare il divertimento. Scegli un'attività che ti piace davvero. Mi piace ballare. Vale anche come sport? Certo, puoi dire: vado a un corso di danza una volta a settimana. Perfetto. Mi sento già più in forma solo a parlarne. È la forza dei pensieri positivi. Forse i nostri ascoltatori ora vogliono alzarsi e stirarsi. Buona idea. Vi diamo 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Ben fatto. Vi sentite più svegli? Allora ascoltate bene. Sta arrivando un dialogo più lungo. Oh, interessante. Io farò l'istruttore in palestra. Tu sei la cliente. Pronta? Sì, partiamo. Buongiorno, benvenuta in palestra. Qual è il tuo obiettivo? Buongiorno. Vorrei rinforzare la schiena e migliorare la resistenza. Molto bene. Hai dolori o problemi di salute al momento? No, nulla di serio, solo a volte mal di schiena per stare seduta. Succede spesso. Quante volte puoi venire ad allenarti? Posso venire 3 volte a settimana. Perfetto. Allora creiamo un piano di allenamento per te. Iniziamo sempre con un riscaldamento, per esempio bici o tapis roulant. Va bene. Poi facciamo allenamento di forza per la schiena e anche per addome e gambe. È importante per una buona postura. Devo usare pesi pesanti? No, iniziamo con pesi leggeri e curiamo la tecnica corretta. Ok. E cosa facciamo alla fine dell'allenamento? Alla fine facciamo esercizi di stretching, così i muscoli restano sciolti. Mi servono abiti o attrezzi speciali? Bastano abiti sportivi comodi. Importanti sono scarpe da ginnastica stabili. Tutto chiaro. Grazie per la spiegazione. Prego. Ci vediamo lunedì alle 8. A lunedì, non vedo l'ora. Cari ascoltatori, ripetete questo dialogo ad alta voce. Scambiate i ruoli, così entrambe le battute restano. Sento che il mio vocabolario cresce. Fantastico. Per chiudere, riassumo le parole chiave. Volentieri. Riscaldamento, stretching, dolori muscolari, percorso di corsa, prova in palestra, passi, palestra. Le ripeto nella mente. Tutto memorizzato. Molto bene. Così abbiamo finito il tema sport. Penso che abbiamo costruito una buona base. Assolutamente. Ora passiamo a un tema delicato, cioè malattia e anche morte. Spesso questi temi sono taciuti, ma è importante poterne parlare. Sarà serio, ma importante. Molti temono queste parole. Come dire che hai una malattia grave o parlare con chi soffre? Come inizio un discorso così? Sii sincero e calmo. Per esempio, non sto bene. Oppure, sono preoccupato per la mia salute. Se diventa più difficile, di: ho ricevuto una diagnosi seria.
Diagnosi è il risultato del medico, giusto? Sì. Altre parole sono terapia, cura, prognosi. Prognosi significa possibilità di guarigione? Esattamente. Come spiego una malattia cronica? D. La mia malattia è cronica, cioè permanente. E se qualcuno chiede se può aiutare? Rispondi: grazie. Ora ho bisogno di riposo. Oppure, per favore aiutami con la spesa. È chiaro e gentile. Per i familiari le condoglianze sono importanti. Frasi come le mie sentite condoglianze. Oppure ti sono vicino. Molto bene. Evita frasi vuote come andrà tutto bene se non è adatto. Capito. Come parlo del dolore? Esempio: il dolore è forte. Oppure il dolore è sopportabile. In ospedale si usa spesso una scala da 1 a 10. 10 è dolore insopportabile. Cosa dico quando qualcuno è morto? Molti dicono si è addormentato serenamente o semplicemente è morto. Addormentato suona dolce. Scegli parole che senti tue. Come annuncio una cerimonia funebre. Di il funerale sarà venerdì alle 11. E se non posso venire? Scrivi purtroppo non posso partecipare, ma vi penso. È cortese. Un'altra frase utile in visita. Vuoi parlarne? Così lascio la scelta all'altro. Giusto, il rispetto è centrale. Parole giuste possono dare conforto. Ho una domanda personale. Prego, Come consoli gli amici? prima ascolto, poi frasi brevi. Sono qui o puoi contare su di me. Seguirò questo consiglio. Suggerimento. Esercitatevi da soli. Dite frasi tristi ad alta voce. Così sarete più sicuri. Provo subito. Mio zio è gravemente malato. Molto ben detto. Come chiedo gli orari di visita in ospedale? Di quali sono gli orari di visita? E se voglio portare fiori? Chiedi posso portare dei fiori? In terapia intensiva spesso non sono permessi. Esatto. Perciò meglio chiedere. Come do brutte notizie al telefono? Inizia calmo. Devo dirti qualcosa di difficile. Puoi fare una pausa? Sì, per preparare l'altra persona. La chiarezza aiuta. Nascondere rende tutto più duro. C'è spazio per l'umorismo? Sì, ma solo se entrambi sono a proprio agio. Capito. Vuoi ripetere le frasi chiave? Sì, non sto bene. La prognosi è difficile. Le mie condoglianze. Quali sono gli orari di visita? Ottimo. Abbiamo toccato punti sensibili. Ora mi sento più sicura. Sono felice. Buon momento per chiudere. Riassume bene i nostri pensieri. Posso riassumere ciò che abbiamo discusso? Sì, per favore. Oggi abbiamo spaziato dalle visite mediche a dialoghi difficili. Abbiamo imparato appuntamenti, sintomi, ricette, alimentazione, ordini gentili, sport e piccoli obiettivi. Ora malattia, dolore, diagnosi croniche, condoglianze e funerali. Frasi chiare, domande e rispetto sono fondamentali. Calma, sincerità e ascolto attivo sono il filo rosso. Ripetete gli esempi, usate le parole e non temete gli errori. Ogni passo vi avvicina a un italiano fluente. Grazie mille per il riassunto, Lucirca. Con piacere. È stato interessante lavorare con te. Anche per me. Sono motivata. Cari ascoltatori, grazie per l'attenzione. Speriamo abbiate imparato frasi utili. Esercitatele, parlate ad alta voce e condividete le vostre esperienze. Le vostre storie aiutano altri studenti. La conversazione è stata intensa, ma importante.
Sì, grazie per aver parlato apertamente. Ora vi salutiamo. Restate in salute e ottimisti. E restate curiosi con l'italiano. Alla prossima! A risentirci.